Oggi ti parlo di una scheda audio e questa scheda audio è veramente, ma veramente economica, forse è la più economica che c'è sul mercato. Di cosa sto parlando? Della Behringer UM2. Questa scheda costa meno di 40 euro, ma quali sono le caratteristiche? Come suona? Scopriamolo insieme. Quella che voglio presentarti oggi è la Behringer UM2. Questa scatoletta qui, come vedi, è molto piccola, rientra nel palmo della mano. La mia mano non è proprio piccola, ma è abbastanza portatile. È una scheda audio USB a un solo canale. Come suona? Quali sono le caratteristiche? Allora, in questa prima parte del video mi fermo sulle caratteristiche, nella seconda ti faccio sentire come suona questa scheda. Allora, in questo pannello qui, come vedi, abbiamo tre manopoline. La prima è quella del mic line gain, cioè tutto ciò che entra qui è pilotato da questa manopolina qui. Tutto ciò che entra in questo secondo canale, che è soltanto jack, viene pilotato da questa manopolina qui, e questa qui è la manopolina che serve sia a pilotare le cuffie, ma a pilotare anche gli output che sono nel pannello posteriore in formato RCA. Nel pannello anteriore, come puoi vedere, ci sono anche c'è due lucine clip e signal del canale 1, stessa cosa per il canale 2. Quindi che cosa significa? Significa che la lucina la lucina del segnale si accenderà quando effettivamente la scheda sta ricevendo un segnale, e il clip ovviamente si accenderà quando il segnale va in clip. Quindi questo ti permette di aggiustare con la monopolina che c'è qui davanti il gain. Stessa cosa avviene anche sul secondo canale. Poi abbiamo questo tastino qui, che è il Direct Monitoring. Questo serve a fare due cose. Quando è schiacciato puoi ascoltare la tua voce che entra dentro la scheda e ritorna nelle cuffie. Quando invece non è schiacciato, ascolti quello che viene fuori dal computer. Quindi semplicemente selezioni la sorgente d'ascolto. Se è diretta, cioè quello che tu stai registrando, e invece registrata, ovvero quello che proviene dal computer, per capirci. Poi ancora nel pannello frontale ci sono due lucine, che è quella del power, si illumina ovviamente quando la scheda audio è connessa USB al computer, e più 48 volt quando attivi la 48 volt, che l'attivi nel pannello frontale. Quindi c'è uno switch che ti permette di attivare e disattivare la 48 volt. Quindi nel pannello posteriore, come ti dicevo prima, abbiamo questa combinazione qui. Quindi abbiamo gli output RCA, il cavo USB e l'attivazione della 48 volt. Questo è questa scheda, poi l'uscita cuffie ovviamente. La scatolina è... Lo sai, io non sono un amante del giudicare un prodotto in base alla costruzione, perché a meno che tu non lo lanci dalla finestra, se è plastica o se è acciaio o qualsiasi lega di qualsiasi metallo più resistente al mondo, tutto sommato se lo tieni sulla scrivania, io credo che ti cambi veramente poco il materiale. Certo, se lo devi trasportare, allora sicuramente se fosse non fosse in plastica sarebbe ancora meglio. Che dire, la qualità costruttiva non è delle migliori ovviamente, ma questa scheda costa meno di 40 euro, come ti dicevo prima. Quindi che cosa ci vogliamo aspettare da questa scheda? È una scheda che ti consiglio assolutamente sì, perché se stai iniziando, se hai un budget molto limitato o se ti serve una scheda audio da portare dietro e vuoi spendere il meno possibile, questa è la scheda giusta. Piccola precisazione. Sai che Behringer ha fatto incetta di altre aziende nel corso degli anni, quindi ha acquistato anche Midas o Midas, come dir si voglia, che è un'azienda grossissima, un'azienda storica che produceva quando era da solo, ma produce ancora oggi prodotti di altissimo livello. Le schede audio Behringer, tranne questa, tutte le schede audio Behringer hanno i preamplificatori Midas o Midas. Questa qui invece ha preamplificatori Xenix, che è la linea, è presente qui mixer della Behringer sia USB che non. Ecco, lì ci sono i preamplificatori Xenix, che sicuramente non sono a livello di quelli Midas o Midas, ok? Quindi tieni presente che questa è l'unica di tutta la linea di schede audio Behringer che non monta i preamplificatori Midas o Midas. Se tu volessi qualcosa in più dovresti aggiungere qualcosina in più rispetto ai 35 euro per avere il modello successivo, che mi pare sia la UM22 se non ricordo male, che ha i preamplificatori Midas. Ma io ti chiedo, se hai qualcosa in più da spendere rispetto a questa, tanto vale
usuale che ti compri una scheda un po' più seria. E quindi non utilizzi queste qui Behringer, ma utilizzi la serie HD, che costano un po' in più, parliamo di 90 euro per il modello, mi pare si chiami UMC HD 22, ma ti metto tutti i link in descrizione di tutto quello che ti sto dicendo, che suona sicuramente molto meglio, quindi la versione HD. Quindi questa scheda ha senso solo ed esclusivamente se vuoi spendere pochissimo, stai iniziando adesso e non sai se vuoi continuare, se ti serve una scheda audio di battaglia perché tanto devi registrare cose non professionali, oppure vuoi fare live streaming e vuoi spendere il meno possibile. Per tutti questi utilizzi non professionali puoi assolutamente comprarla, perché per 35 euro non puoi ottenere niente di meglio nel mercato, perché non c'è niente, a meno che non sia di un marchio assolutamente sconosciuto. Di marchi conosciuti questa è la più economica che c'è sul mercato, quindi o compri questa o spendi un po' di più, ma quel po' di più che spendi comunque non giustifica la qualità, perché sicuramente se spendi anche 10 euro in più anziché 35-45 non trovi nulla che suona meglio di questa, devi andare su fasce un po' più elevate come 80, 90 eccetera. Quindi questa scheda ha un suo senso se la collochiamo nei 35 euro di prezzo. Bah, io credo di avertene parlato abbastanza, adesso secondo me è il caso di sentire come suona questa scheda. Che dici? Iniziamo? Dai! Ok, abbiamo parlato di tutte le caratteristiche di questa scheda audio, ma come suona questa scheda audio? In questo momento stai ascoltando la mia voce dentro un Behringer XM8005 che entra direttamente nella Behringer UM2. Quindi quello che stai ascoltando è il suono pulito della mia voce dentro questa scheda. Come puoi vedere, allora il volume è a ore 3, e il volume delle cuffie è al massimo in questo momento. È un volume che non è fortissimo, come puoi immaginare, quindi fai attenzione al tipo di cuffie che utilizzi con questa scheda. Però se hai speso 35 euro per questa scheda, non credo che tu abbia delle cuffie super potenti, per cui sicuramente si riesce ad ascoltare bene. Le mie sono delle Sony MDR7506, le classiche da studio, e tenendo il volume al massimo riesco ad ascoltare la mia voce abbastanza bene col direct monitoring. Che dirti, sto registrando, c'è il mio portatile lì, sto registrando dentro GarageBand e in questo momento non sto applicando nessun tipo di effetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ascolterai anche il reverbero, ascolterai anche la qualità non eccelsa di questo microfono e la qualità non eccelsa della scheda audio. Torniamo un attimo alla scheda. Quindi dicevamo che questa scheda ha una preamplificazione tutto sommato non credo che questa scheda riesca a pilotare per esempio uno Shure SM7B, che viene citato sempre come il microfono più bisognoso di gain. Non credo che questa scheda ci riesca, sinceramente. Quindi se vuoi comprare questa scheda, però sarebbe anche un controsenso, no? Avere un microfono da 350 euro e una scheda da 35 euro. Quindi questo microfono qui, che costa 20 euro, va benissimo con questa scheda che costa 35 euro. Quindi con una cifra ridicola hai la possibilità di registrare il tuo podcast e con un minimo di editing farlo suonare veramente bene. Ok? Quindi commisuriamo sempre tutto al rapporto dei prezzi tra questi due strumenti. Quindi questa scheda, per costare 35 euro, suona bene, suona assolutamente bene. Non è paragonabile ad altre schede audio, ovviamente. Ma chi se ne frega, abbiamo speso 35 euro, sappiamo che non possiamo pretendere di più se spendiamo 35 euro, ok? Quindi la preamplificazione non è il massimo in termini proprio di gain. I preamplificatori, lo sappiamo, te l'ho detto prima, sono gli Xenix, non sono i Midas o Midas, quindi una qualità sicuramente inferiore, ma del resto stiamo pagando 35 euro. Quindi non sono super silenziosi e non sono super cristallini, però del resto non possiamo aspettarci troppo. Da adesso in poi equalizzo la voce, ok? Quindi quello che sentirai da adesso in poi è una voce equalizzata e, come puoi notare, sicuramente c'è una differenza. Questo che vuol dire? Vuol dire che anche comprando un microfono da 20 euro, una scheda da 35 euro, usare un software gratuito come GarageBand, a patto che tu abbia un Mac, ma potresti usare anche Tascam Podcast Editor, che è un software gratuito, semplicissimo da utilizzare, e aggiungendo un minimo di equalizzazione,
puoi ottenere dei risultati di tutto rispetto. Quindi non ci sono scuse. Anche spendendo 2 lire, ma veramente 2 lire, puoi iniziare a registrare il tuo podcast in maniera professionale. Quindi non devi avere cifre esorbitanti, non devi avere chissà quali capitali da poter investire, ma semplicemente acquistare con oculatezza e soprattutto prestare attenzione, ascoltare quello che registri per poter andare a intervenire con un minimo di compressione, un minimo di equalizzazione, un minimo di DSR o quello che serve per poter far uscire un prodotto qualitativamente decente. Certo, non puoi aspettarti il podcast con la qualità migliore del mondo, ma del resto stai spendendo anche 50 euro, voglio dire. Quindi, come dire, la qualità che ti aspetti deve essere proporzionata all'investimento che hai fatto, ok? Bene, io ti ho usato questo microfono qui economico perché forse è quello più economico che ho e quindi non aveva senso farti ascoltare una scheda da 35 euro con un microfono da 300 euro. Perché non avrebbe avuto senso, ok? Perché se hai 300 euro per comprarti un microfono, sicuramente avrai almeno 100 euro per comprarti una scheda decente, ok? Quindi ho scelto questo microfono in accoppiata con questa scheda proprio per diciamo creare una situazione realistica in questo ambiente che, come sai, perché mi conosci, ha un soffitto altissimo, un finestrone gigantesco qui, quindi non è il massimo della silenziosità. Tra l'altro qui c'è una luce gigantesca che comunque ha delle ventole e inevitabilmente queste rientrano dentro il microfono, soprattutto nella parte precedente dove non avevo applicato effetti. Quindi che dire, ti consiglio questa scheda audio? Assolutamente sì. Se tu puoi spendere 35 euro per una scheda audio, comprala assolutamente, perché è una scheda che ti permette, come stai sentendo, di iniziare a registrare il podcast e di andare avanti ancora un po' per capire se il podcast ti piace, se fa caso tuo, eccetera eccetera. Quindi sicuramente, se vuoi far sul serio fin dall'inizio, se hai una possibilità di spesa maggiore non significa 300 euro, significa anche 100 euro, 120, 150 euro, magari questa lasciala perdere. Però se vuoi iniziare spendendo poco, perché magari non sai se ti piace, quindi è correttissimo spendere 50-55 euro per registrare il tuo podcast, perché dici vabbè, se poi non mi piace, almeno ho investito pochi euro, riesco a rivenderli e va bene così. Se invece la cosa ti piace, ovviamente investirai di più e comprerai degli strumenti che magari ti accompagneranno per più tempo. Che dirti? Non ho altro da raccontarti su questa scheda, e se non che il senso di questo video è: anche spendendo poco puoi ottenere un suono decente, ok? Quindi non hai scuse. Se vuoi iniziare a fare podcast, non ci sono scuse. La scusa del budget, la scusa dei soldi, queste cose qui non esistono, va bene? Spero che questo video sia stato interessante per te. Se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a commentare questo video, io risponderò nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, buona registrazione e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!